Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con il Mazinga Z, il grande robot dell'animazione giapponese da un'idea di Go Nagai, edizione Hachette, uscita numero 42 delle 100 previste, l'altezza del robot è 75 cm, completo del centro ricerche fotoatomiche dove sul punto più alto abbiamo un'altezza di 90 cm. Il modello è qualcosa di meraviglioso che consiglio a chiunque ami e può questo genere di robot, perché non c'è niente di così complesso a livello anche solo di struttura e di funzioni elettroniche. È bellissimo, meraviglioso. All'interno troviamo un po' di pezzi, qua le varie fasi di montaggio, è tutto molto chiaro, non c'è nulla da incollare. Quindi ci servirà questo e poi l'altro che dove l'ho messo non si sa. Eccolo qui. Abbiamo 3 serie di viti, una è contenuta tutta in questo sacchettino e altre 2 serie di viti, 3 più 3, non vi potete sbagliare perché vedete queste hanno la testa conica e questa invece piatta in questo sacchettino. Poi questi due che, come si evince dalle immagini, uno è più corto e uno più lungo, quindi neanche qui possiamo sbagliarci. Questi 4 pezzi che sono tutti e 4 uguali, e all'interno qui dobbiamo avere 8 e in effetti devono essere 8, ma io non ne ho 8. Come mai? Ah, uno è qui, perfetto, eccolo qua, meno male. Comunque, se vi ricordate, abbiamo dei tubicini in silicone che ci sono stati dati in più, possiamo tagliarli da quelli lì qualora ci mancassero. Quindi sono 8 pezzi, perfetto. Prima cosa che vado a fare è di inserirli qua. Per adesso li tengo a filo, poi se devo metterli tutti all'interno lo faccio senza problemi. Vi volevo far vedere anche un'altra cosa, che è questa. Questa lavorazione è particolare perché all'interno c'è una molla che vi permette, vedete, il piegamento giustamente dell'addome. Ecco qui. Allora, prendiamo questo pezzo, prendiamo i pezzi più lunghi, 2 di questi, così, e andiamo a prendere, ve lo dico subito, quattro viti dove avete il sacchetto con le viti in maggior quantità, e ne prendiamo 4 di queste.
Servono anche 4 rondelle. Così. Bene. Come vi ho anche detto nel video precedente, qua abbiamo un frenafiletti, questo che vedete di colore blu azzurro, dove all'inizio hanno fatto un'ottima cosa: il filetto è libero per consentirvi di avvitare le viti dove potete con le dita e dove non potete iniziare ad avvitarle con la brugola, così da essere certi di prendere il filetto correttamente. Una volta che inizierete ad avvitare, non tornate indietro, altrimenti sfarinate, sbriciolate il frenafiletti e fate ancora più fatica poi ad avvitare le viti, mi raccomando. Allora, queste ce l'abbiamo. A questo punto prendiamo la chiave a brugola, eccola qui. Questa è più piccola, bene, non è la stessa che abbiamo usato prima. Allora un attimo che la prendo. Eccola qui. Allora, prendiamo questo, lo mettiamo con le punte, queste qua, questi segmenti rivolti verso il basso, per capirci questa sopra è la parte più piccola rispetto a quella sotto. Prendiamo questo, lo mettiamo così e così. Però stavo guardando una cosa che non capisco. Nel disegno, vabbè, non importa. Nel disegno non hanno riprodotto questi fori laterali, vedete che ne abbiamo 3, 1, 2, 3, 1, 2 e 3. Nel disegno ce ne sono 2. Ecco perché, vi faccio vedere. Mi sono fermato un attimo, ho detto, ma è possibile? Qua. Vedete che non c'è nemmeno di qua. Però nessun problema, il pezzo va messo così. E così quindi procedo a montarlo. Abbiamo detto la parte lunga, così. Questo qua così. Il primo, se potete, avvitatelo con le dita ancora meglio. Sembra che abbia preso. Che poi svitando queste 4 viti sopra, probabilmente facciamo ancora prima che lavorare male in questa maniera. Oh sì, ecco, così. Vediamo se riesco meglio così. Preferivo farlo con le dita. Vedete, se io vado a svitare addirittura queste 4, ci metterei meno tempo a fare questo lavoro. Ma adesso provo ancora una volta, altrimenti lo faccio. Da qua forse passiamo però. Sì, non lavoriamo proprio diritti, ma ecco. Vedete, se voi avvitate poi con le dita, siete sicuri di non sbagliare
altrimenti rischiate di metterle male perché andate storti. Un po' da una parte, un po' dall'altra. Qui stringete forte ma non esagerate. Non esagerate perché c'è poco filetto e quindi rischiate di strapparlo. Una volta che è imbattuta sia sopra qui la rondella contro il dado e il pezzo di metallo, e il pezzo di metallo non è piegato verso l'alto e vedete che tocca dappertutto, basta. È inutile stringere ancora. Prendiamo quindi l'altro pezzo che è lungo ovviamente come quello, lo mettiamo qui, altra staffa, ecco qui. Adesso metto pausa, faccio la stessa cosa che ho fatto prima, così cerco di fare il video più breve, tanto il lavoro è lo stesso, ragazzi. Ecco fatto. Perfetto. Adesso prendiamo quelli piccoli. Li giriamo così. Sì. E andiamo a metterli qua, che guardano dall'altra parte. Quattro viti, 4 rondelle, come prima. Vedete, se la vite è storta, come in questo caso, non avvitate, altrimenti rovinate il filetto e poi per forza che create il danno. Guardate, sicuramente è meglio così. Mettiamo dentro questo così e poi andiamo ad avvitare tutto. Ecco. Non dobbiamo lavorare storti, altrimenti succede quello che vi ho detto. Poi una volta che avete preso bene il filetto in maniera corretta, potete lavorare con questa parte qui, vedete che è tagliata. Questa vi permette anche di lavorare storti, ma solo quando siete sicuri di aver inserito bene la vite. Ecco. Così.
Comunque ragazzi, si tratta soltanto di avvitare questi due pezzi, quindi il lavoro è questo. Ci vediamo dopo. Ed ecco qua ragazzi, questo è il pezzo montato correttamente. Leggevo che c'è scritto di non stringere eccessivamente questi, ma farli poi per la regolazione, ma io in realtà li ho già stretti tutti perché tanto il movimento quello è, devono andare sicuramente in battuta e quindi questo è il montaggio corretto. Do un'ultima occhiata, qui è tutto perfetto, perfetto, sì, ok. E adesso devo andare a mettere questo qua sopra, così, con ovviamente la parte qua, con questa sfasatura qui, sfasata, vedete? Per consentire a queste due viti, che adesso andiamo a vedere insieme, eccole qui, queste, di poter entrare e rimanere a filo del pezzo. Eccole qui. Quindi questa è la parte sopra, perfetto, e questa va messa così. Fatemi vedere. Ah sì, così. Perfetto, così. Quindi girate la vita al contrario, quando sentite il clac del dentino siete tranquilli. Usate un buon cacciavite, altrimenti rischiate di danneggiare la vite. Ne avete una in più, però così. Prendo un cacciavite, aspettate perché io sto sbagliando, fatemi vedere, Sì, 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 sto sbagliando perché non può essere di qua assolutamente. Nessun problema. Non ho fatto ancora nulla. Questo va messo così. Ecco. Sì. Avvito. Una struttura pazzesca. Meravigliosa. Qua devo cambiare un cacciavite, devo prenderlo proprio buono perché questi non sono un granché. Vediamo se questo mi aiuta, altrimenti ne vado a prendere ancora un altro. Fate attenzione a non farvi male perché vi scappa, avete capito questo? È facile che vi facciate male, quindi attenzione, Questa sicuramente l'avrei fatta anche a brugola io, questa vite. Non so perché l'hanno fatta così. Questa mi dà meno problemi. Questa, pur essendo entrata in maniera perfetta, perché è entrata subito bene, mi dà un po' di problemi. Mettiamola così.
adesso va bene. Serratele bene, così, perfetto. A questo punto bisogna prendere questo lo prendo. Mamma mia ragazzi, vi rendete conto che struttura? Siamo davanti a qualcosa di pazzesco. Questo va messo così. Sì. E adesso devo avvitare. Fatemi vedere solo una cosa. Qui tocca e qui tocca. Perfetto. Bene, a questo punto ecco qui che andiamo a mettere le due viti qua sotto, e le due viti sono quelle che erano insieme a queste con la parte a cono. Quindi prendiamo anche due di queste, eccole qui, due rondelle. Due rondelle, vediamo un po'. Quindi questo va messo qua dentro. Si monta comodamente con le dita, vediamo. Almeno chiaramente l'invito. Eccolo qua. Ecco, adesso bisogna stringerli. Semplicemente devo fare questo lavoro qui da una parte all'altra e ci vediamo dopo ragazzi, quando ho finito di assemblare queste e stringere bene queste due viti. Bene, questo è il risultato finale. Direi che è perfetto. Trovo soltanto che, pur avendo stretto molto forte le viti, c'è veramente un movimento troppo semplice qui. Non vorrei che si sentisse poi questo rumore. Comunque vedremo. Vedremo. Se sarà quello il problema, risolveremo. Adesso uscita numero 43. Ecco qui. Ok. Scusatemi, stavo guardando le immagini. Mamma mia, che lavori qui ragazzi.
Qui abbiamo proprio una struttura portante e abbiamo delle articolazioni splendide. In questo numero troviamo la prima parte della struttura articolare delle gambe, tutto in metallo, all'interno 2 serie di viti. Non vi potete sbagliare perché soltanto 2 di queste, e ce ne servirà solo una, sono più grandi delle altre. 2 serie di rondelle, ovviamente anche queste più grandi e più piccole. Questo è il raccordo metallico che è in lega d'alluminio. Questo è un altro raccordo metallico e questo è l'ancoraggio metallico. Bene. Prendiamo questa che abbiamo trovato nell'uscita numero 40. E qui non ci possiamo assolutamente sbagliare perché nell'immagine ci fa vedere le 2 viti che sono da mettere, che vanno messe qui. Ok? Che non sono le più grandi, ma sono le più piccole delle 2 serie presenti. Quindi queste e 2 rondelle. Così. Prendiamo questo. Allora, sì, va messo così, guardate, abbiamo l'unghia dietro, questo va messo così. Alla fine dovete avere l'unghia così, in questa maniera. Ve ne accorgerete poi da questo disegno e da questo che è corretta. Vabbè, adesso vedo che c'è anche qui, poi quindi insomma va messo così. Stesso discorso delle altre viti, avvitate con le dita dove potete, sarete certi di non rovinare il filetto. Così. Abbiamo qua un po' di gioco, così siamo troppo aperti verso l'esterno e così siamo corretti, capito così. Vedevo se c'era un'altra brugola, vediamo un po', perché queste che ci danno loro sono delle brugole tanto per, ecco, perfetto, questo è stato fatto. Adesso giriamo questo così, mettiamo altre 2 viti come quelle di prima, qua e qua, perfetto. Questo metterlo così o così sembra che non cambi nulla, direi di no.
Vedete, controllate, perché se non entra, vedete, è inutile che cercate di evitare, perché qui non è perfettamente in linea, quindi bisogna stringere facendo pressione tra le due dita, con le due dita, vedete, e avvicinate il pezzo e non ci sono problemi. Il foro è perfettamente centrale, quindi sì. Stavo guardando di confermarvi quanto vi ho detto prima, che metterlo da una parte o dall'altra non cambia nulla. Io adesso faccio una prova. L'ho girato. Vedete, lui esce lo stesso un po' fuori qua, quindi va bene. Quest'unghia che vedete fuori è normale, deve essere così. Stringo questo, così. Vedete, facciamo che stringere questa un po'. Guardate. Vedete, se io provo a evitare così non risolvo nulla. Devo schiacciare questo, guardate il foro, e farlo arrivare giusto. E solo allora potrò io stringere. Certo, se vado a prendere una pinza faccio prima, e così faccio un attimo. Forse vedrete anche meglio il filmato, perché mi ero dimenticato di accendere l'anello luminoso. Così. Perché non devo deformarle, questa mi aiuta, questa pinza, la grip, mi aiuta a non deformarla. La sto regolando. Ecco. Perfetto. Direi che va benissimo. Adesso, sempre usando quelle piccole, perché questa grande ci servirà solo ed esclusivamente poi per metterla qua sopra, ok? Quindi usando altre due viti piccole prendiamo questo così e lo andiamo a mettere qua sopra. Vediamo come. Allora, così, però devo vedere il disegno finito, così mi regolo bene un attimo, e non sbaglio. Ecco, questa è la posizione corretta,
questa parte qui va messa da questa parte, così. Mettiamo quindi la prima vite. Al prossimo montaggio, quando riceverete il prossimo fascicolo, controllatevi tutte le viti, stringetevele, perché magari si sono assestate e riuscirete ancora a stringerle un po'. Poi prendiamo questo, che andiamo a metterlo così. Quindi altre due viti. Senza stringere. Qua bisogna allargare un po', nessun problema. Dobbiamo allargare un po' perché non si vede bene la vite sotto, il foro non si vede bene sotto. Non è un problema. Vediamo se riesco a fare leva così. Sì, così riesco. Questo filetto è un po' più difficoltoso da prendere per il motivo appena spiegato. Provo a fare una cosa. Ecco. Così dovrei riuscirci. È importante guardare bene l'allineamento con i fori sotto, altrimenti serve a nulla stringere o avvitare, rovinate i filetti per forza. Deve essere perfettamente in linea. Se non lo è, dovete farlo finché lo diventa. Dovete portarlo perfettamente in linea con quello sotto. Proviamo. Metto prima questa grande centrale, vediamo se mi può aiutare oppure no. Senza stringerla. Adesso ho un punto fermo per fare leva, dovrei riuscire meglio così, vediamo. Ecco, se riesco a tenere così, bene, così dovrei riuscirci.
Infatti si è avvitato. Perfetto. Il montaggio con queste due viti e quella centrale è terminato. Io rimango veramente esterrefatto da questo progetto. Perfetto. Ok, il problema del quale vi parlavo prima, non avendolo montato mai prima di adesso, che toccava qua, vi ricordavate, no? Quando vi dicevo che sarei intervenuto, va benissimo, questo si muove, si può flettere. Io direi che abbiamo finito. Adesso vi faccio dare un'occhiata a quello che è stato montato fino a questo numero 43 e c'è veramente tanto. Faccio solo un po' d'ordine e ci vediamo dopo. Guardate che spettacolo questa struttura, pazzesca, è incredibile. Ma pensate solo al progetto, noi paghiamo meno di 1.300 euro questa armatura, questo robot con il centro ricerche fotoatomiche e tutte queste cose, questi effetti luminosi, speciali, meravigliosi, e dobbiamo essere sinceri, forse è una di quelle poche collezioni dove veramente li merita tutti, li merita tutti. Anche gli altri modelli sono belli, però ormai si sta esagerando, no? 120 uscite, 130 uscite, €1 in più a fascicolo. Le aziende stanno rischiando perché poi, come si sa, alla fine, finché ce la facciamo, quando poi ci stufiamo, seppur a malincuore, smettiamo di fare i modellini perché esagerare e chiedere veramente tanto non si può. Io intanto vi faccio vedere mentre parlo questo splendido Koji Kabuto all'interno dell'overbuilder. Si vede un po' di riflesso delle luci del Cubo Box. Ecco qui. E dicevo, poi alla fine noi siamo anche persone intelligenti, dove la matematica, soprattutto elementare, visto che siamo anche intelligenti, riusciamo a comprenderla e facciamo anche abbastanza bene i calcoli, no? Quindi un progetto che potrebbe uscire in 100 uscite lo fanno uscire in 120 uscite, costa 13 euro, sono 260 euro in più, più gli aumenti di 1 euro o 2 a fascicolo. Quindi li paghi dai 3 ai 450 euro in più di quello che dovrebbero costare e non è giusto. Ci sta l'aumento delle materie prime, l'ho già detto, ci sta che invece di 10 costi 11, 12,99, però assolutamente che ad esempio un Batman mi facciate 120 uscite, ragazzi, ma stiamo scherzando? E qui quante ce ne vorrebbero? 300 di uscite. Con 100 riusciamo a montarlo. Vorremmo mica mettere Batman, e non parlo della piacevolezza del soggetto, del personaggio rispetto a questo, quelli sono gusti personali. Parlo oggettivamente della struttura. Qui abbiamo una struttura pazzesca dove c'è un progetto di ingegneria, è stato veramente studiato questo progetto. Batman è bello, ma cosa ci abbiamo dentro? Niente, non c'è nulla alla fine. Come facciamo a pagarlo più di questo? E non 50 euro in più che sarebbero già tante, ma 400-500 euro in più, perché sono 120 uscite. Ma fermatevi a 100, accontentatevi che ne avete già. Avete già fatto l'aumento a 13 euro a fascicolo. La Lancia Stratos è ancora a 10,99, ringrazio Centauria. Però quasi tutte le altre
l'Audi 4 11,99, pur essendo Centauri già 11,99, De Agostini aumentato di €1, questa costa, questo ok, questo viene 12,99, ma sono 100 uscite, ci sta tutto. Ecco, così va bene, ma non 120 uscite, 130 uscite, siamo veramente fuori da ogni cosa accettabile, secondo me. Poi sarebbe il caso che qualcuno di voi dicesse anche la sua in merito e quindi scrivesse anche alle aziende, se siete appunto consumatori di questi articoli, facendo valere le vostre anche constatazioni. Ecco, qui ripeto, non si parla di qualcosa che non si vuole acquistare, però non esageriamo. Scusatemi, non è la prima volta che dico questo, però a me dà fastidio, perché pagare è giusto, ma non in questa maniera, così è approfittarsene. Comunque qua abbiamo poi lo sparamissili, che volendo si può estrarre. Tutto questo pezzo è questo, e si mette all'interno uno snodo che ci verrà dato probabilmente all'uscita numero 100, per evitare che si veda questa cerniera quando il braccio è completamente chiuso, insieme all'avambraccio. Ed ecco qua, ragazzi, testa meravigliosa, guardate solo cosa c'è qua sotto. Io vi ringrazio del vostro tempo, un abbraccio a voi e un saluto a tutti i vostri cari più cari. Adesso preparo la foto della copertina e se riesco domani pubblico qualche video. Grazie a tutti, un saluto anche, se l'ho detto lo ripeto, abbiate pazienza, non me lo ricordo, a tutti i vostri cari più cari, e se avete piacere di darmi un'ulteriore mano d'aiuto, oltre che iscrivervi al canale, attivare la campanella e seguirmi, grazie ragazzi ancora, di condividere i miei video nei gruppi dedicati, perché questo mi aiuta sicuramente ad avere una maggior crescita grazie alla pubblicità che voi mi potreste fare e magari deciderete di fare. Ringrazio in ultimo, perché poi chiudo davvero, le 25 persone che hanno condiviso i miei video appunto nei gruppi dedicati. Grazie a tutti ragazzi, vi abbraccio con tutto il cuore. Grazie del vostro aiuto e grazie sempre del vostro tempo. Ciao a tutti.